Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questo video vi mostrerò come ho costruito questo diorama a tema fantasy. Ho voluto rappresentare un edificio medievale collegato all'ingresso di un villaggio. Il protagonista della scena è un viandante cantastorie che sta camminando verso l'arco d'ingresso incuriosito dal paesaggio circostante. Prima di iniziare vi ricordo che potete iscrivervi gratuitamente al mio canale e cliccando sulla campanella riceverete la notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Bene, ma adesso iniziamo subito con la costruzione. Inizio disegnando e stampando delle dime in scala 1:1 che incollo su del cartoncino dello spessore di 2 mm. Incollo tra loro le varie parti che compongono la sagoma dell'edificio, su cui poi incollerò i mattoncini di polistirene. Costruisco l'arco centrale ritagliando e unendo due pezzi di polistirene per creare il giusto spessore. Taglio dei fogli di polistirene di circa 8 mm di spessore per preparare i mattoncini. Con una pallina di carta stagnola creo la texture effetto pietra. Infine ritaglio i singoli mattoncini con la Thermocut. Strofino un poco i mattoncini tra le mani per smussare gli angoli e dargli una forma più naturale. Inizio a posare i mattoncini partendo dagli angoli. Per creare le porte utilizzo questo stampo in gomma che ho costruito tempo fa. Man mano che salgo con la posa delle pietre, inserisco anche le finestre.
Per costruire le pareti dei piani superiori ho preparato delle dime che incollo e ritaglio da un foglio di polistirene dello spessore di circa 5 mm. Per simulare le travi del graticcio utilizzo una tavoletta di balsa. Procedo occupandomi del tetto. Per prima cosa costruisco la sagoma utilizzando del cartoncino. Costruisco una finestra che posizionerò sulla parete frontale del tetto. Ora posso realizzare la copertura. Per farlo utilizzo sempre del cartoncino. Costruisco anche un abbaino. Costruisco un caminetto in pietra, incidendo un pezzo di polistirene. Costruisco anche il tetto della torre.
Per realizzare le scandole in legno, rifilo dei fogli di polistirene dello spessore di circa 2 mm. Con uno spazzolino di metallo creo la texture effetto legno. Per incollare le tegole utilizzo la colla a caldo. Passo ora a dare qualche effetto di invecchiamento. Inizio con una prima lavatura sull'intonaco, utilizzando questo pigmento liquido. Prima di continuare con la pittura, aggiungo anche le travi di sostegno e le porte. Continuo con gli effetti di invecchiamento, aggiungendo delle lavature più mirate per simulare umidità e sporco. Inizio ora ad occuparmi della base, che realizzo unendo due pezzi di polistirene dello spessore di 3 cm.
Traccio delle linee per delimitare l'edificio e il sentiero. Utilizzando il taglierino scavo nel polistirene per creare un paesaggio con un sentiero in salita che sale verso l'edificio. Prima di proseguire con il terreno, incollo l'edificio sulla base. Aggiungo altri pezzi di polistirene per modellare ulteriormente il terreno. Per modellare definitivamente il paesaggio, preparo un impasto di cartapesta e gesso che applicherò sulla base per raccordare i vari pezzi di polistirene e dare al terreno un aspetto più naturale. Per terminare il terreno, cospargo la superficie con questo composto di sabbia, gesso e qualche sassolino. Inizio ora ad occuparmi degli accessori. Per prima cosa costruisco un pozzo e poi realizzerò tutti i vari dettagli per riempire la scena. Bene, grazie per aver guardato il video e spero che vi sia piaciuto.
Voglio ringraziare in particolare i miei sostenitori Patreon, che danno valore e stimolo al mio lavoro. Unendovi alla mia community Patreon, potrete approfondire le varie tecniche di costruzione dei miei diorami. Il vostro supporto mi aiuterà molto a creare contenuti sempre nuovi e spero interessanti per voi. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo progetto e al prossimo video. Ciao!